Bentornati ragazzi, continuiamo a parlare dell'Europa orientale nel 600. La scorsa volta ne abbiamo parlato in relazione all'emergere della grande potenza svedese. Adesso continuiamo a parlare dell'Europa orientale, però in relazione all'Impero Ottomano. La storia dell'Impero Ottomano nel 600 è molto importante. L'Impero Ottomano e i turchi raggiungono la loro massima dimensione proprio a metà del 600, poco dopo la metà del 600. Vi ricordate dalle lezioni del passato che l'impero ottomano si era espanso in Europa, nella regione balcanico-danubiana, fino a conquistare 2/3 dell'Ungheria, l'Ungheria orientale, compresa la capitale Budapest, mentre un altro terzo, quello occidentale dell'Ungheria, era stato acquisito dagli Asburgo d'Austria, quindi vi era una linea del fronte, una linea di confine sul Danubio tra Impero Ottomano e possedimenti austriaci in Ungheria. Da Budapest, nelle mani degli ottomani, bastava risalire il fiume Danubio per 50 km per arrivare a Vienna, quindi Vienna, una delle capitali della cristianità europea, era in pericolo. Vi ricordo, l'abbiamo visto sempre nei cicli passati di lezione, che l'impero ottomano, oltre ai Balcani, possedeva, va bene, la penisola anatolica, la Turchia, questo è scontato, ma anche numerosi paesi arabi in Asia che furono tra le prime conquiste degli ottomani, paesi come l'Iraq, la Siria, buona parte dell'Arabia, oppure moltissimi paesi sulla costa mediterranea dell'Africa settentrionale. Tranne il Marocco, l'impero ottomano li aveva conquistati tutti, cioè tutti i paesi arabi del Mediterraneo. Significa, a partire da est, l'Egitto, poi la Libia, poi l'Algeria, poi la Tunisia, o meglio no, prima la Tunisia, poi l'Algeria, cioè tranne il Marocco, tutti i paesi arabi nel Mediterraneo. Inoltre, l'impero ottomano controllava indirettamente, pur senza possederli, ma li controllava come stati vassalli, alcuni stati del Caucaso, il Khanato dei Tatari di Crimea. Vi ricordate? La scorsa volta abbiamo parlato dei turco-mongoli di Crimea, il Khanato dei Tatari, che era uno stato tributario dell'impero ottomano, oppure anche, questo è molto pericoloso perché potrebbe permettere la penetrazione dell'impero ottomano ancor più nel centro dell'Europa, alcuni principati rumeno-ungheresi, ovvero Moldavia, Valacchia e Transilvania, anche questi ovviamente al confine con l'Austria. Gli occidentali sperano sempre nel 500 e nel 600 che l'espansione dell'impero ottomano si fermi, che l'impero ottomano vada in crisi. Di fatto, nella seconda metà del 600 l'impero ottomano riprende la sua espansione anche nel Mediterraneo orientale. Abbiamo già detto in un'altra lezione che nel 1669, dopo una guerra lunghissima, l'impero ottomano conquista l'isola di Creta strappandola ai veneziani, quindi Venezia soffre moltissimo gli attacchi dell'impero ottomano nel Mediterraneo orientale. Nei primi decenni del 600 il confine danubiano, l'abbiamo visto, il confine danubiano tra Budapest e Vienna era rimasto tranquillo. Nel 600 l'impero ottomano è in crisi, è in grave crisi. Nessuno in Europa se ne accorge, perché l'impero ottomano, vedremo nella seconda metà del 600, continua ad espandersi. In realtà l'impero ottomano, da un punto di vista politico, sociale e economico, è già in grave crisi. L'apparato dello Stato è assolutamente antiquato. L'impero ottomano si basa su un feudalesimo aristocratico, vecchio e superato. L'impero ottomano non ha la burocrazia e l'organizzazione dei nuovi stati-nazione
dei nuovi stati assolutisti che si stanno formando in Europa, diciamo a partire dalla metà del 600, ha ancora una struttura antiquata proprio feudale. La burocrazia è completamente inefficiente, la corruzione è dappertutto, vi sono fenomeni di disgregazione e di formazione di poteri locali. L'impero ottomano in particolare non riesce più a controllare i cosiddetti stati barbareschi del Mediterraneo. Ho appena detto che l'impero ottomano possiede per esempio Algeria e Tunisia, però di fatto ad Algeri o a Tunisi, i cosiddetti stati barbareschi, ci si comporta come se si fosse indipendenti da Istanbul, dal centro, dal governo dell'impero ottomano. In fondo, la decadenza dell'impero ottomano, molti storici l'hanno fatto notare, somiglia alla decadenza che noi abbiamo già visto di analoghi complessi, enormi, elefantiaci, troppo grandi, incontrollabili, complessi imperi multinazionali, come quello della Spagna in Europa occidentale o quello della Polonia in Europa orientale, che anch'essi vanno in crisi di fronte all'emergere di stati più piccoli, ma magari molto più organizzati, più industrializzati, più portati all'innovazione, al commercio, alla libertà di commercio, al capitalismo. La rivoluzione industriale non arriva nell'impero ottomano, spadroneggiano i giannizzeri, abbiamo parlato in passato dei giannizzeri, corpo scelto, fanaticamente islamico, della fanteria dell'impero ottomano. Questi giannizzeri ben presto avevano iniziato a intromettersi in politica, invece di essere semplicemente dei soldati, decidevano anche la successione del sultano, d'accordo? Alla morte di un sultano loro spesso sceglievano, facevano vincere militarmente tra tutti i possibili eredi quello che loro preferivano, d'accordo? Avevano dei grandi privilegi, come enormi privilegi avevano i gran visir, ma addirittura i guardiani degli harem. Spesso, come anche nella regione europea dei Balcani, a comandare non era propriamente il sultano, ma il gran visir che si occupava appunto dell'Europa. Anche l'impero ottomano subisce una gravissima crisi economica nel 600, una crisi economica agraria con moltissime carestie. La demografia, la popolazione diminuisce. Vi sono zone dell'impero ottomano in cui imperversa il banditismo, insomma l'impero ottomano viene schiacciato dalle sue dimensioni, ma anche dall'incapacità di attrezzarsi con strutture economiche moderne. L'agricoltura era disastrosa, il commercio non ne parliamo, il commercio marittimo ormai era in mano agli stranieri, gli ottomani dovevano acquistare tutte le merci che a loro servivano dai francesi, dagli inglesi o dagli olandesi, d'accordo? C'era una chiusura dovuta anche, insomma, ad un conservatorismo islamico, a una visione dell'Islam che non si modernizza, magari lo vedremo poi in seguito. Dopo Selim II, dopo il grande Solimano il Magnifico, e dopo suo figlio, pure un ottimo sultano, Selim II, a partire dal 1557 molti sultani dell'impero ottomano sono delle nullità assolute, delle mediocrità, come per esempio Selim III, che regna per tutta la seconda metà del 500, dal 1557 al 1594. E tuttavia l'espansione degli ottomani nei Balcani riprende a metà del 600, non certo grazie al sultano, ma grazie
all'iniziativa di due gran visir. I due gran visir albanesi, di origine albanese. Non è una sorpresa perché tutte le nazionalità conquistate dai turchi all'interno dell'impero ottomano avevano sempre avuto, posto che ovviamente si fossero convertiti all'Islam, avevano sempre avuto la possibilità di accedere anche ai piani, anche alle cariche più alte dell'impero. Non è la prima volta che un sultano dell'impero ottomano non è turco. In questo caso di etnia albanese, Koprolu Mehmet, vedo se riesco a scriverlo. Di solito si traslittera così, Koprolu Mehmet, mettendo i puntini qua dappertutto. Spero di averlo scritto bene. Koprulu Mehmet è Gran Visir dal 1656 al 1661. Allora, lui lancia un'offensiva in Transilvania, abbiamo già detto, Transilvania che adesso fa parte della Romania, ma all'epoca era abitata anche da molti ungheresi. Era uno stato vassallo dell'impero ottomano. L'impero ottomano, con questa offensiva che ha successo, occupa tutta la Transilvania, d'accordo? Nel 1661 e nel 1662 i principi transilvani Giorgio II Rákóczi e l'altro principe transilvano János Kemény, vedete, si tratta di nomi ungheresi. Qui si pronuncia János Kemény perché in ungherese NY si pronuncia come gn di gnocchi, d'accordo? Come i gnocchi che mangiamo. János Kemény e Giorgio II Rákóczi vengono sconfitti dagli ottomani che occupano la Transilvania. Il totale controllo della Transilvania apre la strada verso Vienna, d'accordo? Vienna può essere facilmente assediata. Infatti il successivo Gran Visir Koprulu, non più Koprulu Mehmet, ma Koprulu Ahmed, Koprulu Ahmed, che gestisce il potere di Gran Visir dal 1661 al 1676, attacca direttamente Vienna. Nel 1663 Vienna viene assediata, non era né la prima né l'ultima volta che l'impero ottomano cerca di conquistare il cuore, la capitale dei possedimenti degli Asburgo e dell'impero, del Sacro Romano Impero germanico, d'accordo? Il debole Asburgo d'Austria a Vienna, imperatore di Germania, si chiama Leopoldo I. Leopoldo I lo ritroveremo anche in altri argomenti. Leopoldo I regnerà molto a lungo in Austria come imperatore di Germania. Ora siamo nel 63, ma Leopoldo I morirà all'inizio del 700, quindi un regno molto vasto. Leopoldo I chiama in aiuto tutti gli stati della cristianità. Secondo voi gli stati della cristianità, per esempio gli stati occidentali, accorrono in aiuto? Assolutamente no. Gli aiuti che riceve Leopoldo I sono pochissimi, perché la cristianità, come al solito, è divisa, come è stata sempre per secoli, è divisa di fronte all'espansione dell'impero ottomano. In quel periodo, ricordate, 1663,
la maggior parte dei paesi dell'Europa erano impegnati a contrastare le guerre di Luigi XIV, che potevano avere come priorità per caso la salvezza dell'Europa cristiana di Vienna dall'invasione dei turchi ottomani, quindi ottiene pochi rinforzi. Leopoldo I riesce comunque nel 1664 a vincere la battaglia decisiva presso il fiume Rab. Quindi per il momento gli ottomani si allontanano da Vienna e Vienna godrà di una tregua, diciamo così, di circa 20 anni. Quindi abbiamo due imperi che si fronteggiano, no? In Europa orientale, in Europa balcanica, nella regione balcanico-danubiana. Abbiamo l'impero ottomano, ma anche l'impero austriaco, che per il momento non si chiama così, è un insieme di possedimenti sparsi con nomi diversi degli Asburgo d'Austria, che sono anche imperatori non di Austria però, ma di Germania. È stato notato che tra tutti gli stati della storia i possedimenti austriaci non formano affatto uno stato unitario, sono praticamente l'unico stato, l'unico paese che non ha un nome. Tu o li chiami possedimenti diretti dinastici degli Asburgo, oppure chiami tutti i possedimenti degli Asburgo, li chiami Asburgo. Cioè è stato notato da molti questo fatto, anche per me come insegnante è un po' difficile da dire. O li chiami duchi d'Austria, ma l'Austria è soltanto uno dei più piccoli dei loro possedimenti, anche se lì c'era la capitale Vienna. Come li vuoi chiamare? Re d'Ungheria, re di Boemia, duchi di Stiria, conti del Tirolo, cioè tutti tantissimi loro possedimenti. Quindi spesso i possedimenti degli Asburgo d'Austria, invece di essere chiamati con un nome come Francia, Spagna, non so, Polonia, tutti questi possedimenti vengono chiamati Asburgo, cioè dal nome estraneo, dal nome della dinastia. Gli austriaci vogliono affermare l'assolutismo e la controriforma. Questo l'abbiamo già visto, vi ricordate? Nella guerra dei 30 anni abbiamo detto che loro, conquistando la Boemia con la violenza, con le stragi, con metodi di massacro, di coercizione, combatterono il protestantesimo calvinista in Boemia per imporre la Chiesa cattolica e il cattolicesimo della Controriforma, e poi iniziarono a farlo nell'Austria stessa e iniziano ovviamente anche a farlo in tutti i loro domini e quindi anche in Ungheria, quel pezzo dell'Ungheria che gli austriaci, che gli Asburgo possiedono. L'affermazione dell'assolutismo, come in Francia, tra gli Asburgo d'Austria, anche nei territori degli Asburgo d'Austria, va di pari passo con l'affermazione della Chiesa cattolica, della religione cattolica, della Controriforma, e abbiamo già visto questo. Come abbiamo già visto, una tendenza fondamentale che io ripeto, l'ho detto, lo dirò tante volte, dopo la guerra dei 30 anni, gli Asburgo d'Austria a Vienna si rendono conto che la loro carica di imperatori di Germania, a cui vengono eletti, e non è una carica ereditaria, a cui vengono continuamente eletti, ognuno di loro, ognuno degli Asburgo da secoli, è una carica ormai virtuale, che non dà luogo ad alcun potere reale. Anche nei principati tedeschi si stava affermando l'assolutismo, e in realtà l'Austria, gli Asburgo d'Austria, non avevano alcun potere come imperatori di Germania, non avevano potere sulla Germania. L'ultimo tentativo di sottomettere la Germania, tentativo fallito, c'è stato con la guerra dei 30 anni che finisce nel 1648, e quindi l'abbiamo detto proprio parlando della guerra dei 30 anni. Cosa fanno gli Asburgo d'Austria? Cercano di conquistare altri territori che nulla c'entrano con la Germania, che sono invece loro possedimenti diretti, dinastici, e quindi dei veri possedimenti dove loro possono imporre la loro autorità. Non potendo imporre l'autorità in Germania, vanno verso est e cercano di conquistare territori nell'area balcanico-danubiana, trasformandosi in un impero
direzionato verso l'Europa dell'Est, verso l'Europa orientale, d'accordo? E quindi Leopoldo I, che abbiamo nominato prima, ecco, diciamo esattamente, Leopoldo I è proprio il classico imperatore austriaco che si interessa, che rivolge sempre di più la sua attenzione ai Balcani. Diciamolo quanto dura questo suo lungo regno, dal 1657 al 1705, un periodo lunghissimo per Leopoldo I, l'Asburgo d'Austria. Si vuole imporre con i gesuiti, con la predicazione, ma anche con la violenza e con lo sterminio atroce di cui gli Asburgo saranno sempre i campioni, diciamo, nel corso dei secoli. Gli Asburgo, noi vediamo, no, andiamo a Vienna, vediamo i palazzi dell'Asburgo così eleganti. Gli Asburgo d'Austria sono stati barbarie per secoli, barbarie di tipo orientale. Io parlo degli Asburgo d'Austria parlando dell'Europa orientale, perché all'epoca Austria e Germania, tranne la parte più vicina alla Francia, quella a ovest del fiume Elba, scusate, a ovest sì del fiume Reno, ma anche volendo a ovest del fiume Elba, tranne la parte occidentale della Germania, Germania e poi Austria, sono sempre stati Europa orientale, non hanno niente a che fare storicamente con l'Europa occidentale, niente, anche dal punto di vista della demografia, dal punto di vista della società, la schiavizzazione dei contadini, il modello politico, il modello economico. Austria e Germania somigliano a Polonia, somigliano a Russia, somigliano all'impero ottomano, sono a tutti gli effetti Europa orientale, ovvero barbarie, perché l'Europa orientale all'epoca era pura barbarie, d'accordo? E gli Asburgo sono sempre stati barbarie, sempre. La nobiltà ungherese era diventata calvinista, come in moltissimi altri paesi europei. E gli austriaci volevano non solo imporre l'assolutismo in Ungheria, almeno nel pezzo da loro amministrato, ma imporre, come ho detto, la controriforma cattolica. I nobili ungheresi erano calvinisti e non ci stanno, d'accordo? Quindi nel 1670 i nobili ungheresi si ribellano, la sollevazione è fallita, d'accordo? È fallita, la reazione dell'Austria è barbarie, come sempre l'Austria nella storia, l'Austria è sempre barbarie, non è mai stata nulla altro che barbarie. L'Austria procede con la repressione, il brutale sradicamento dei protestanti. L'Ungheria viene data in pasto ai gesuiti, che sapete, ne abbiamo già parlato con la Controriforma, i gesuiti usavano l'istruzione, i loro collegi, che erano un'anticipazione degli attuali licei, i loro collegi per indottrinare, rincretinire i bambini, a partire dall'età di 6 anni, i bambini nei collegi gesuiti diventavano dei fanatici cattolici molto ipocriti, abituati a mentire anche a se stessi. Venivano fuori dai collegi gesuiti questi zombie cattolici incapaci anche di sensibilità fisica. Questo è il metodo dei collegi gesuiti, che si basava molto modernamente su tecniche di condizionamento psicologico, di flusso di coscienza. I collegi dei gesuiti, diffusi in tutta Europa e che hanno grande successo nel riportare pezzi d'Europa al cattolicesimo, anticipano le tecniche di indottrinamento psicologico e di lavaggio del cervello dei sistemi totalitari del XX secolo. Vedete come erano in anticipo con i tempi e gesuiti. E allora l'Ungheria appunto subisce la controriforma cattolica. Che cosa succede? Che molti protestanti, anche nobili, dall'Ungheria austriaca cosa fanno? Fuggono nell'Ungheria ottomana e chiedono aiuto all'impero ottomano contro l'Ungheria cattolica, contro, scusate, l'Austria cattolica. Cioè, attenzione, i calvinisti ungheresi considerano molto più tollerante l'Islam dell'impero ottomano piuttosto che l'Austria cattolica, ed è perfettamente vero. I musulmani dell'impero ottomano erano enormemente più tolleranti con i cristiani dei Balcani, non solo con i protestanti, ma già da secoli lo erano stati con gli ortodossi. Bastava pagare
una tassa, sì, era molto alta, e i cristiani potevano avere la libertà di fare quel che volevano, anche di professare liberamente la loro religione. Nell'impero ottomano, invece, la Controriforma in Austria, come abbiamo visto anche in Polonia, li stava schiacciando. Quindi l'intolleranza religiosa della Controriforma è molto pericolosa, perché spinge i calvinisti che vengono repressi, che vengono perseguitati, a trasferirsi nell'impero ottomano e a chiedere l'aiuto dell'impero ottomano contro un paese controriformista come l'Austria, come fanno adesso i calvinisti ungheresi. Ma anche in passato uno dei motivi che spiega la facilità, l'abbiamo visto nelle lezioni passate, la facilità di conquista degli ottomani, degli stati balcanici, è dovuta alla loro tolleranza religiosa, per cui nei secoli passati gli ortodossi preferivano la dominazione ottomana piuttosto che la dominazione dei paesi cattolici, d'accordo, come l'Austria oppure l'Ungheria. Adesso la stessa cosa si ripete con i calvinisti appunto in Ungheria o in altri posti. L'Austria, il modello di rifeudalizzazione dell'Austria è un modello appunto, ripeto, tipicamente orientale. In Austria i contadini sono schiavi, sono giuridicamente schiavi, come in Polonia, come in molti stati della Germania, come in Russia. È vero che in tutta l'Europa i contadini, a differenza di quello che si pensa con la crisi del 300 e con la recinzione delle terre, con l'economia industriale, i contadini peggiorarono la loro condizione in età moderna rispetto al Medioevo. Avevano molti più diritti, molte meno schiavitù nel Medioevo. In età moderna la condizione dei contadini si aggrava per molteplici fattori. Si aggrava anche in Europa occidentale. Abbiamo visto la rifeudalizzazione, la pressione, nuovi privilegi feudali contro i contadini, ma si aggrava in maniera bestiale in Europa orientale, dove i contadini già erano schiavi e adesso sono costretti proprio a fare corvée, per esempio prestazioni di lavoro gratuito 3 volte, 3 giorni alla settimana, mentre magari prima era 3 giorni al mese e così via. E comunque giuridicamente sono schiavi e vengono tranquillamente massacrati in maniera atroce ad ogni accenno di rivolta, così come vengono massacrati sommariamente anche i protestanti. Nei territori dell'impero asburgico abbiamo numerosissimi casi di massacri anche di donne e bambini, di distruzione, di sterminio ai danni dei protestanti dappertutto. Per esempio in Slovacchia ce ne sono tantissimi proprio nella storia. Scompare la piccola proprietà nei territori asburgici, si afferma la grande proprietà contadina. C'è per esempio una rivolta in Boemia, una delle tante, 1680, i contadini si rivoltano in Boemia. Queste rivolte contadine sono represse con una crudeltà agghiacciante, tipica della barbarie dell'Europa orientale, di cui l'Austria è sempre stata parte. Quindi gli ottomani e la loro espansione vengono anche aiutati, capite, dai calvinisti in fuga che combattono con loro contro l'Austria controriformista. E l'espansione ottomana riesce. Nel 1672 gli ottomani occupano un pezzo di Polonia. Quelli che molti non lo sanno, come i turchi sono arrivati pure in Polonia. Sì, la Polonia deve cedere loro la Podolia, territorio importante della Polonia, con la città di Leopoli, città molto molto importante, d'accordo? Non solo, ma gli ottomani, sempre in quegli anni, conquistano anche pezzi dell'Ucraina occidentale. Quindi molti non lo sanno. Chi è che sa che i turchi hanno conquistato un pezzo di Polonia e un pezzo di Ucraina? Non lo so chi lo sa. Ve lo sto spiegando io, d'accordo?
La Polonia si salva perché il re Jan Sobieski nel 1674 riesce a sconfiggere gli ottomani. Ma attenzione, non a recuperare la Podolia e Leopoli, non a recuperare i territori persi, d'accordo? Non solo, ma facendo un passo indietro, gli ottomani nel 1667 attaccano anche l'Ucraina-Russia, riuscendo a superare ad est il fiume Dniepr. Quindi finiscono pure in Russia gli ottomani. La loro espansione è pericolosissima. Dalla Polonia loro possono assediare Vienna, questa volta, a differenza delle altre volte, a 360 gradi, perché la assediano anche da nord, d'accordo, provenendo dalla Polonia. Nel 1683 abbiamo l'ultimo di una lunga serie, l'ultimo e più drammatico assedio di Vienna della storia. Il Gran Visir adesso si chiama Kara Mustafa. Arriva ad assediare Vienna insieme ai nobili ungheresi che abbiamo detto combattono con lui. Viene assediata e sarà assediata per tutta l'estate a partire dal 14 luglio 1683. Vienna non cade perché le sue mura sono strepitose, riescono a impedire la vittoria degli ottomani, ma gli ottomani ormai all'inizio di settembre stanno entrando nella città, hanno scavato dei cunicoli sotterranei. Pensate che qualche potenza occidentale, non so, la Francia, la Spagna, abbia aiutato il povero Leopoldo I in questa circostanza veramente drammatica? Nessuno lo aiuta tranne i polacchi del re Giovanni Sobieski, che io ho già nominato, Jan Sobieski, spero che si scriva così, insomma si scrive più o meno così, l'ho già nominato. Jan Sobieski arriva, si presenta da Leopoldo I e dice: dammi il comando dell'esercito. Era già anziano Jan Sobieski. Vedete, ricordate la lezione precedente, la dieta polacca, la nobiltà polacca eleggeva, perché il re polacco, ve lo ricordate, era elettivo, spesso un sovrano straniero appartenente alla dinastia svedese dei Vasa. Questa volta, per una volta, invece, la dieta polacca aveva eletto un re nazionale, un re polacco, Jan Sobieski. Jan Sobieski dice a Leopoldo I: dammi il comando dell'esercito, io so come vincere la battaglia. Jan Sobieski vince la battaglia e spezza l'assedio degli ottomani a Vienna, a Kahlenberg, una collina vicino a Vienna. Gli ottomani avevano rinunciato a occupare la collina perché pensavano che fosse impossibile, perché la collina era piena di alberi, c'era una foresta. Invece l'esercito polacco di Jan Sobieski riesce a salire sulla collina abbattendo moltissimi alberi. Una volta sulla sommità della collina, con i suoi cannoni, Jan Sobieski e i polacchi colpiscono, cannoneggiano dall'alto gli ottomani, che per quanto siano un esercito numerosissimo non hanno difesa e quindi si devono ritirare, d'accordo? E attenzione, quindi, a salvare la cristianità europea è stato un re polacco che forse nessuno conosce, Jan Sobieski, Giovanni Sobieski. La battaglia finisce il 12 settembre, però inizia l'11 settembre del 1683. Qualcuno ha fatto qualche speculazione. 11 settembre è il giorno in cui i musulmani non sono riusciti a conquistare l'Europa, l'Occidente, quindi magari per qualcuno invece l'11 settembre 2001 sarebbe stata quindi una data scelta dai terroristi islamisti non a caso, per far ricordare ai musulmani il giorno della sconfitta, come a dire: questa volta, 11 settembre 2001, questa volta invece conquisteremo l'Occidente. È stato fatto anche
un film italiano su questo, su questa battaglia dell'11-12 settembre 1683 da parte del regista, non mi ricordo, si chiama Marinelli, insomma, il film si chiama proprio 11 settembre 1683, è stato accusato di islamofobia. Cioè uno fa un film, fa vedere le cose come sono realmente andate e gli dicono che è razzista, che è islamofobo, d'accordo, comunque non riescono a conquistare Vienna. Attenzione, non solo non riescono a conquistare Vienna, ma a sorpresa, a partire dal 1683 gli ottomani rimediano una serie di sconfitte continue nei Balcani, inizia il declino proprio dell'espansionismo europeo dell'impero ottomano. Da quel momento, 1683, gli ottomani non solo non prendono Vienna, ma cominciano a perdere numerosissimi territori. E il loro arretramento nei Balcani non si fermerà più fino alla prima guerra mondiale, quando persero appunto definitivamente tutti i territori nei Balcani. Infatti l'Austria continua la guerra dopo il 1683 e gli ottomani perdono un sacco di territori occupati dagli austriaci, che quindi gli austriaci maggiorano enormemente il proprio impero. Nel 1686 viene liberata, o meglio conquistata dagli Asburgo d'Austria, tutta l'Ungheria orientale, compresa Budapest. Naturalmente dal punto di vista degli Asburgo d'Austria l'Ungheria sottomessa agli ottomani viene liberata, dal punto di vista però degli ungheresi non tanto, cioè si passa dall'occupazione ottomana all'occupazione austriaca. Nel 1691 l'Austria conquista la Transilvania, territorio enorme che corrisponde al 70% dell'attuale Romania e che anche adesso, ma soprattutto all'epoca, era abitata anche da ungheresi, faceva parte del vecchio impero ungherese conquistato dagli ottomani, d'accordo? E quindi nel 1699, con la pace di Karlowitz, attenzione, la pace di Karlowitz tra austriaci e ottomani, alla fine del 600 l'Austria si trova a possedere numerosi nuovi territori nei Balcani che ha appena conquistato dagli ottomani, d'accordo? Anche la Russia scende in guerra contro l'impero ottomano, Karlowitz 1699, spesso combattendo ovviamente insieme agli austriaci contro gli ottomani. La Russia riesce a ottenere dei risultati, d'accordo? Lo zar Pietro I il Grande conquista la fortezza di Azov sul Mar Nero e si illude di avere uno sbocco permanente sul Mar Nero, però poi una grande soddisfazione, i tatari di Crimea, ricordate, è stato sottomesso all'impero ottomano che cede a Pietro I il porto di Azov nel Mar Nero, non ricevono più il tributo che la Russia pagava. Pensate, la Russia era umiliata dal fatto di dover pagare un tributo annuo all'impero ottomano attraverso il Khanato tataro di Crimea. Da questo momento in poi la Russia non pagherà più il tributo. Anche Venezia va all'offensiva vincente contro l'impero ottomano. Venezia occupa, sempre in quegli anni, Morea, cioè il Peloponneso che si chiama Morea, e anche Atene, d'accordo? Quindi vastissimi territori nella Grecia occupata dagli ottomani. Non solo, ma Venezia conquista anche la Dalmazia, attenzione, sull'Adriatico, e alcune isole dell'Egeo, sempre strappandole agli ottomani. Quindi anche Venezia sconfigge gli ottomani. Purtroppo durante questa guerra, abbiamo detto già in un'altra lezione, Venezia, le navi veneziane cannoneggiarono il Partenone ad Atene perché il Partenone era stato trasformato dai turchi in deposito di polvere da sparo. Quindi il Partenone esplode
e si riduce in pezzi come oggi. Sapete che molti frammenti del Partenone poi furono presi da un lord inglese, Elgin, e portati al British Museum di Londra, dove ancora si trovano i frammenti che erano caduti per terra dai fregi e dai frontoni del Partenone a causa di questo bombardamento. Attenzione, Pietro I, abbiamo detto, si illude perché nel 1711 Khanato di Crimea e Impero Ottomano riescono ad avere una rivincita e a riprendere Azov. Il sogno di Pietro il Grande di avere uno sbocco sul Mar Nero non si realizzerà mai finché lui è in vita, naturalmente. Parleremo di queste cose anche parlando nelle lezioni del Settecento della Russia di Pietro I il Grande, ma anche nel 1715, attenzione, sforiamo all'interno del Settecento, dei primi decenni del Settecento, daremo per scontate queste cose quando spiegheremo il Settecento, riesce l'Impero Ottomano ad avere una rivincita anche nei confronti di Venezia, perché Morea, cioè il Peloponneso, Venezia la perde nei confronti dell'Impero ottomano, d'accordo? Venezia, peraltro, pur avendo occasionalmente delle vittorie contro l'impero ottomano, l'abbiamo visto, era una potenza molto molto in decadenza. Nel 1716, attenzione, si apre una nuova guerra tra austriaci e impero ottomano che rivelano ancora di più la debolezza di quest'ultimo, d'accordo? Il grande condottiero italiano Eugenio di Savoia, un personaggio storico ingiustamente dimenticato, sottovalutato, Eugenio di Savoia sconfigge ripetutamente gli ottomani, che devono indietreggiare. La nuova pace, quindi questa seconda guerra va dal 1716 al 1718, si chiama pace di Passarowitz. L'Austria conquista altri importanti territori. Temeswar, ovvero il Banato, veniva chiamato Banato, ma anche la Serbia del Nord. Attenzione, la Serbia del Nord, compresa Belgrado, d'accordo? È vero che poi nel 1739 ci sarà una seconda guerra, una terza guerra tra Austria e Impero Ottomano, e l'Impero Ottomano ottiene una rivincita nel 1739 con un'altra pace, riesce a riconquistare una parte della Serbia, tra cui Belgrado, cioè l'Austria aveva conquistato anche la capitale della Serbia, Belgrado, però nel 1739 gli ottomani se la riprendono. In ogni caso il risultato non cambia. Nelle guerre concluse nel 1699 e nel 1718, l'Austria aveva conquistato immensi territori nei Balcani togliendoli agli ottomani. Poi ne perderà qualcuno con la pace del 1739, ma non importa. L'Austria si ingrandisce enormemente, l'Austria si trova a gestire un impero nella regione balcanico-danubiana, un impero che ha conquistato senza neanche prevederlo, un impero multinazionale, multietnico e multireligioso che non ha alcuna coesione al proprio interno. Si ritrova all'improvviso l'Austria a possedere immensi territori nei Balcani, tutta l'Ungheria, tutta la Transilvania, la Croazia, la Serbia del Nord, cioè sono territori enormi, per cui, come abbiamo detto, il baricentro dell'impero austriaco si sposta verso i Balcani, si sposta verso l'area dei Balcani. Questo è importantissimo. Vedremo che anche l'Austria, che ottiene questo impero senza averlo assolutamente previsto, all'improvviso, così, nel corso del Settecento avrà difficoltà a gestire, a mantenere uniti tutti questi territori che erano di nazionalità, di religione, di lingua completamente diversi tra di loro, uno spezzatino
uno spezzatino di popoli diventa l'impero, quello che poi si chiamerà l'impero austriaco, l'insieme dei possedimenti degli austriaci, che di solito vengono indicati come Asburgo d'Austria, come ho detto prima, dal nome della dinastia e non da un nome di un'entità politica che in realtà non esiste. E quindi l'arretratezza dell'impero ottomano, l'abbiamo detto, l'agricoltura è arretrata, le industrie vanno avanti con tecnologie tradizionali, le tasse sono oppressive, il ruolo negativo della religione islamica, che era stata piuttosto aperta nei secoli precedenti, ma che adesso era diventata bigotta, era diventata chiusa alle novità. La religione islamica conservatrice si oppone all'introduzione di tantissime forme di modernità nell'impero ottomano, si oppone per esempio alla stampa. Pensate che nel corso del Settecento, solo nel corso del Settecento arrivano i primi libri a stampa nell'impero ottomano, voglio dire, dopo 2 secoli rispetto agli stati occidentali, ma poi la stampa viene vietata dalle autorità islamiche conservatrici e si continua con i copisti che copiano a mano i manoscritti. Sembra incredibile, è soltanto un esempio, d'accordo? Non ci sono orologi pubblici, perché gli islamici dicono no, deve essere il muezzin dal minareto che chiama la preghiera, che segna l'ora. E quindi tu vai, insomma, vengono costruite delle stazioni a Istanbul, eccetera, non c'è un orologio pubblico per vedere l'ora, perché le autorità islamiche sono contrarie, e quindi le accademie, le scuole sono assolutamente arcaiche, le accademie ottomane non raggiungono minimamente i livelli delle università occidentali, non esistono gli insegnamenti scientifici, la scienza pura, applicata, non teorica e metafisica, la scienza sperimentale applicata, praticamente non esiste all'interno dell'insegnamento nelle scuole, nelle accademie dell'impero ottomano. Metteteci anche la peste, perché la peste, mentre nel Settecento, come vedremo, scompare dall'Europa in maniera definitiva, invece nell'impero ottomano la peste continua a colpire anche nel Settecento. Questo è un gravissimo svantaggio ovviamente per gli ottomani. Le attrezzature belliche, le armi, sono arcaiche, superate, ma perché? Perché nell'impero ottomano non c'è nulla dell'industrializzazione, della rivoluzione industriale degli stati occidentali. Ma già il fatto di fare la guerra, la modalità di fare la guerra è assurda, perché la caratteristica vincente, sempre più utilizzata da parte dei regni occidentali, degli stati occidentali, era la mobilità delle truppe. Invece le truppe, gli eserciti dell'impero ottomano si muovevano lentissimamente. C'era un esercito, portava con sé una serie enorme di civili che non combattevano, portava con sé un'intera città, un'intera comunità. L'esercito si muoveva insieme a un'intera corte, con le tende, i cammelli, gli schiavi, gli harem con centinaia e centinaia di donne che erano schiave sessuali. Tutta questa corte, tende, questa città praticamente semovente doveva muoversi, accamparsi ogni volta che si muoveva un esercito. Questo ovviamente è completamente assurdo, quindi insomma dopo secoli di espansione, di invincibilità, alla fine del 600, all'inizio del 700 viene fuori la arretratezza, la debolezza, inizia il declino dell'impero ottomano. Continueremo a vedere le vicende dell'impero ottomano, dell'Europa orientale, dei paesi dell'est anche nel Settecento. Io non vi parlerò soltanto dell'Europa occidentale o delle colonie dei paesi occidentali, ma anche di tutto il resto, dell'Europa orientale, ma anche dell'Asia, dell'Africa. Avremo durante la lezione del Settecento un'intera lezione
che parlerà della Cina, dell'India, del Giappone, dell'Afghanistan, dell'Africa nera e così via, perché noi facciamo storia di tutto, di tutti i popoli, di tutte le civiltà, in tutti i luoghi del nostro pianeta Terra. Arrivederci alla prossima.